action di Alita. In questo video tratteremo delle reazioni del film, parleremo di quello che ci ha colpito e delle differenze col manga. Molto importante è la figura di Vector, che nel film è controllato da Nova. Possiamo vedere questa differenza nel colore degli occhi. Difatti, Vector porterà degli occhiali da sole che nasconderanno questo colore in alcuni casi. Vector, per dimostrare la propria fiducia nei confronti dell'assistente, toglierà gli occhiali e mostrerà la sua vera figura, quella di Nova. Altra citazione importante all'interno del film è quella di Paradise Lost di John Milton, dove Vector preferisce, almeno secondo quanto detto da lui, governare all'inferno piuttosto che essere servo nel paradiso. Il paradiso quindi sarebbe Salem e l'inferno la città di scarica. Inoltre nel manga Vector non viene ucciso, viene solamente accerchiato e intimidito da parte di Alita, Ido e Yugo. Il corpo di Alita è il corpo della figlia defunta del dottore. Nel manga invece è il corpo di una donna dai facili costumi, che è la stessa donna che poi ritroveremo nel film durante il primo scontro. Nel film Alita si scontra contemporaneamente con tre cattivi che tendono una trappola al professore. Nel manga invece questi tre cattivi vengono presi singolarmente, quindi Alita affronterà uno scontro per ognuno di essi, non verranno presi insieme. Inoltre viene anche stravolto l'immagine di Makugo. Intanto nel manga veniamo a sapere il motivo per cui Makugo è cattivo ed è così legato a Nova. Infatti quando era piccolo Makugo abitava nelle fogne e vedeva la città sotterranea da ancora più in fondo, quindi era un escluso dagli esclusi, finché un giorno non è stato ricoperto da dell'acido che è stato buttato nelle fogne. In seguito è stato aiutato dal professor Nova che lo fece diventare un cyborg, spesso avendo anche le forme di un verme che vediamo soltanto quando viene ricostruito il suo corpo. Inoltre, nello scontro nel bar, nel film, Makugo distrugge il pavimento e invita Alita a seguirlo nelle fogne. Invece, nel manga, Makugo rapisce la figlia del barista, personaggio a cui saremo molto affezionati perché vedremo tutti i retroscena, in particolare sul fatto che il bar non sia un'attività economica dei grandi profitti. Infatti, come abbiamo visto anche nel film, spesso viene distrutto e sicuramente rimpiazzare gli alcolici e i mobili non è gratuito. Un'altra importante figura è sicuramente quella di Yugo, che tuttavia nel manga compare solamente nel terzo volume. Conosciamo sempre nel manga anche il suo passato e il suo desiderio di arrivare a Salem, trasmesso dal padre. Inoltre, sempre legato a Yugo, è il distaccamento che abbiamo da Alita e Ido in seguito alla sua morte. Nel film c'è una scena in cui Yugo porta Alita fuori dalla città e fuori dalla città c'è un posto in cui vi è una navicella. Questa navicella nel manga non esiste. Il corpo infatti, che nel film viene ritrovato in questa navicella, nel manga è già presente nel laboratorio di Ido. I flashback che appaiono per numerose volte nel film non sono così presenti nel manga. Infatti nel manga spesso sentiamo soltanto Alita che parla di questi ricordi e non ci vengono fatti vedere esplicitamente. In più non sono così lunghi e esplicativi come nel film. Infatti questo ci fa pensare nel film che dobbiamo essere più incuriositi dal passato di Alita, quindi pensare a tutta la sua vita su Marte. Invece andando avanti nel manga noi ci dimenticheremo completamente di questa fase della sua vita, non ci interesserà più sapere qual è il passato di Alita, ma sapere soltanto come potrà andare il suo futuro. Infine in questo film è stata fatta una pacchianata come in Death Note. Infatti l'aiutante di Ido, che nel manga è un uomo bianco molto basso eppure grasso, diventa una bella infermiera di colore. Vi invitiamo a lasciare le vostre impressioni sul film nei commenti qui sotto, a lasciare mi piace, iscrivervi e seguirci sulla nostra pagina Instagram. Al prossimo video!